Ok, vogliamo risolvere questa espressione e il nostro obiettivo è quello di farci uscire radice di 2. Andiamo step by step, mi concentro un pezzo per volta partendo appunto dal primo. Il primo, come mi comporto? Beh, cerco un attimo di raccogliere la potenza di 2. In base a quale proprietà? Beh, se io ho a alla n che moltiplica b alla n, il tutto sarà equivalente a per b elevato alla n. Quindi io sto applicando proprio questo principio che mi permette di raccogliere la potenza. In questo modo avrei radice di 5 meno 2 che moltiplica radice di 5 più 2 e poi faccio dopo al quadrato. Questo mi consente di applicare la differenza di quadrati qui immediatamente, avendo quindi 5 meno 4, che è un risparmio di fatica enorme, perché se avessi dovuto fare prima i quadrati, insomma, la cosa diventa molto esasperante, perché adesso ho semplicemente 1 al quadrato che fa dunque 1, e quindi in questo modo mi riconduco ad avere che il primo pezzo è soltanto 1 e me lo appunto qui. Adesso lo stesso discorso più o meno si andrà ad applicare su quest'altra parte, quindi andiamo a vedere che cosa esce da lì. Da qui di nuovo differenza di quadrati, quindi avrò il quadrato del primo è 9. Ora ricordo che 2 radice di 2 si può scrivere come radice di 8, semplicemente portando dentro un 2. Quindi quando vado a fare il quadrato del secondo, beh, il quadrato del secondo è semplicemente 8. Quindi anche in questo caso ci esce 9 meno 8 al quadrato che fa 1, quindi meno 1. Allora che cosa ci sta indicando questa cosa? Vuol dire che semplicemente tutto questo primo pezzo che vale 1 si va a distruggere con tutto quest'altro pezzo che vale meno 1 e allora mi rimane soltanto radice cubica di radice di 2. Quindi siccome mi rimane soltanto questo pezzo e abbiamo ricordato giusto 2 secondi fa che 2 radice di 2 io lo posso rivedere come radice di 8, scrivo direttamente qui radice di 8. Adesso mi ricordo che cosa fanno effettivamente le radici. Che cosa fanno? Ogni qualvolta che io ho una radice ennesima di un certo qualcosa, la riscrittura equivalente di questo è a elevato alla 1 fratto n, e quindi questo ci sta dicendo che le radici che cosa fanno? Tagliano l'esponente. Quindi nel nostro caso io avrei 8 elevato alla 1/2, che è l'esponente della radice, e poi elevato alla 1/3, che è l'esponente dell'altra radice. Ora mi ricordo che 8 altro non è che il cubo di 2, quindi scrivo 2 alla terza, e poi quando gli esponenti stanno tutti in questo modo qui vuol dire che si moltiplicano, quindi avrei 3 per 1/2 per 1/3, ma 3 e 1/3 si distruggono, quindi mi rimane soltanto 1/2, ossia la radice di 2, che è l'unica cosa che rimane a questo punto, e infatti il mio risultato dice che deve essere radice di 2. E quindi questo è tutto il nostro esercizio.